Buonasera e bentornati a GED. GED numero 153. Oggi torniamo a parlare di idrogeno e di Low Energy Nuclear Reaction con Francesco Celani. Il dottor Francesco Celani lo conoscete già. Ciao Francesco, buonasera. Ciao. Buonasera a te. Ci siamo già visti 2 volte. L'ultima era la puntata 139 del 21 dicembre, in cui appunto accennavamo e approfondivamo anzi sul fatto che c'erano dei grossi passi in avanti per quanto riguarda le ricerche sulle appunto le reazioni nucleari a bassa energia, quello che una volta veniva chiamata fusione fredda. E come mai a breve termine ci sentiamo con Francesco Celani, che ricordo è ricercatore all'Istituto di Fisica all'INFN, insomma, ecco, mi sono impaperato, nazionale di fisica nucleare. Perché comunque ci sono delle nuove novità, scusate il gioco di parole, e appunto anche però delle problematiche e delle difficoltà. Incominciamo, Francesco, a parlare prima delle problematiche che sono anche personali o delle nuove opportunità e dei nuovi esperimenti che sono usciti negli Stati Uniti, ma anche in Giappone. Io sono ottimista, quindi prima le cose buone, poi eventuali problemi che spero vengano risolti con buon senso. Allora, io tra un anno e l'altro avevo visto gli studi che mi hai spedito, sono un po' trasalito perché non riuscivo a capire come appunto delle reazioni nucleari potessero essere condizionate da emissioni sonore all'altissima frequenza. Allora, la storia della cosiddetta sonofusione è vecchia di almeno 35 anni. Anche noi nell'89 a Gran Sasso, tra i molteplici test che avevamo fatto, abbiamo provato ad utilizzare una vaschetta ultrasuoni compatta, quindi ad altissima potenza specifica, mettendo dentro dei materiali specifici, delle zeoliti, che sono degli assorbitori anche di deuterio, e accenderle e vedere se per caso uscivano fuori neutroni. Qualche cosina a volte usciva fuori, però essendo il sistema intrinsecamente rumoroso, perché gli ultrasuoni creano disturbi, avevamo il dubbio che i segnali non fossero, diciamo, affidabili, e quindi abbiamo lasciato perdere. Un peccato, comunque sia, è storia vecchia. Successivamente un collega americano che sta alle Hawaii, Robert Schringram, ha fatto studi sistematici utilizzando vaschette o generatori di ultrasuoni altamente potenti con acqua pesante e altri materiali, idrogeno deuterio particolarmente assorbito in palladio, in titanio, e anche lui ha trovato delle emissioni di neutroni in maniera, come al solito, poco riproducibile, e a volte anche delle tracce di trasmutazioni del materiale primario in cui era stato fatto assorbire il deuterio. Quindi una serie di indizi, ma esperimenti difficili. Successivamente c'è stato il gruppo di Talei Arkan, un russo che lavorava negli Stati Uniti, ha ottenuto segnali interessanti, ma la cui interpretazione non era sufficientemente adeguata, per cui dopo un paio d'anni ha smesso.
Poi in parallelo sono state misure indipendentemente con gli ultrasuoni fatti a Torino dal professor Carpinteri, di fatto ultrasuoni quando rompeva diciamo grossi pezzi di granito e controlli fatti con il marmo, che quando si rompe sono fuori ultrasuoni. Poi esperimenti sempre un po' specifici utilizzanti del mercurio e ultrasuoni dal gruppo di Cardoni in collaborazione sempre con il professor Carpinteri. Quindi è una lunga storia con alti e bassi. L'aspetto qualificante dell'ultimo esperimento del dottor Zilov, che è un russo che vive negli Stati Uniti, è che da 9 anni, in silenzio, ha cercato di aumentare la riproducibilità degli eventi, e in questo aiutato dal fatto che lui ha un'industria che produce i rivelatori a elio 3 molto costosi, che sono quelli usati proprio per rivelare neutroni. Quindi un grosso professionista. Ha fatto un numero incredibilmente elevato di blank, cioè di controlli, e normalmente otteneva 0, cioè nonostante avesse immesso dentro 500, 1 kilowatt addirittura di ultrasuoni, ha provato le frequenze da 10 kHz fino a 100 kHz, no, le ha provate tutte, mai otteneva qualcosa. Ma tutti questi esperimenti sono importanti perché gli hanno dato la tranquillità che non vi erano errori strumentali dovuti alla interazione degli ultrasuoni con la strumentazione, gli rivelatori elio 3 in particolare, che sono particolarmente sensibili. A un certo punto gli è venuta l'idea di utilizzare del titanio deuterato a livello submicrometrico o nanometrico, disperso in uno specifico olio e aggiungendo anche dell'acqua pesante. Quindi il titanio c'è all'interno il deuterio, e come mezzo di trasferimento dell'energia e forse qualche strana risonanza, è tutta ancora da capire, uno specifico olio e acqua pesante. Facendo questo mix di materiali ha ottenuto risultati indubbiamente elevati, ma anche noi a volte avevamo risultati elevati, ma non erano riproducibili. Lui invece li ha resi riproducibili, e al meglio della strumentazione messa a punto, confrontando i neutroni emessi, i neutroni che ci sono nel fondo ambientale del suo laboratorio, ha ottenuto tipicamente un eccesso di neutroni di 100 volte superiore rispetto al fondo ambientale. In alcuni esperimenti particolari anche 10.000, però essendo esperimenti particolari e poco riproducibili non è utile parlarne. Ecco. Quindi è un grande risultato di per sé dal punto di vista accademico-scientifico. Volendo fare i pignoli, uno può dire che gli ultrasuoni creano localmente pressioni equivalenti di decine di migliaia di atmosfere localmente, temperature di centinaia di migliaia di gradi, però rimane il fatto che, considerando soltanto l'energia immessa, l'energia che ha un ultrasuono a 20 kHz, è dell'ordine di un millesimo di miliardesimo di electron volts, quindi 10 a meno 12 così, in termini intellettuali. L'energia immessa? No, l'energia che ha un'onda di ultrasuono.
su cui si fa conto okay. HNU, supponendo che sia soltanto energia l'equivalente. Ma il guadagno di energia, quando si Allora, parla per emettere neutroni generalmente ci vogliono milioni di electron volts, quindi si passa da 10-12 a 10 alla 6 milioni di electron volts, e quindi si ha un guadagno dal punto di vista energetico locale, non energetico come dal punto di vista termico, ma soltanto energetico per produrre gli effetti, di 10 a 17, 10 a 18 ordini di grandezza, un numero gigante. è gigantesco, Quindi infatti. scientificamente meraviglioso. Se poi uno va a vedere quanta energia vera immessa per fare questi ultrasuoni e tutto il resto, il guadagno è infinitesimo. Ma uno deve vedere questo fenomeno dal punto di vista puramente scientifico. Si è dimostrato che mettendo 10 a meno 12 si ottiene 10 alla 6, quindi tutto 10 alla 18. Quindi dal punto di vista scientifico, di principio, è un qualcosa di veramente importante ed è riproducibile. Non soltanto quando c'è la congiunzione Luna, Marte, Venere della pesca, è riproducibile e è correlato il segnale. Lui ha una documentazione particolarmente raffinata, anche molti soldi, per cui ha visto che il segnale è correlato con l'onda di emissione degli ultrasuoni. Quindi non ci sono discussioni. Quindi chiunque vuole trovare il pelo nell'uovo, peggio per lui, stavolta non lo trova. Ma ecco, quello che forse anche chi ci ascolta magari gli crea un po' di confusione, eccetera. Ci sono però varie linee di una ricerca sulle emissioni a deboli energia. C'è questa, c'è quella di Ivamura, sì. c'è la tua? Allora, secondo me bisogna fare una grossa distinzione tra le ricerche di fisica di base, conoscenza pura, in cui l'obiettivo non è il guadagno energetico vero che serve alla signora Maria per scaldare il bagno, ma comprensione di fisica di base. E quindi storicamente tutti gli esperimenti iniziali per i primi decine di anni erano rivolti a obiettivi di fisica di base, cioè dimostrare che il fenomeno esisteva, perché per tantissimi anni è stata negata la possibilità. La cosa strana dal punto di vista così culturale e psicologico, che i maggiori oppositori della cosiddetta fusione fredda e poi l'ERN erano le stesse persone che non avevano mai lavorato sul campo. Poi ti interrompo, ma tra gli oppositori, magari anche un po' occulti, eccetera, poi faremo una brevissima disquisizione geopolitica, perché non ci sono solamente scienziati, ma ci sono altri interessi enormi in gioco. Quello è un altro tipo di discorso. Alla fine, essendo cinici, è più comprensibile un concorrente che ad esempio vuol fare l'energia in un altro modo che uno scienziato il cui obiettivo è cercare la verità, soprattutto le cose nuove. Mentre io posso capire l'industriale, il governo, è comprensibile, è umano. Io ho tanto petrolio, tanto metano, tanto uranio, che ci faccio? Me lo mangio? No, lo vendo e ci faccio i soldi. Arriva una nuova tecnica che potrebbe mettere in discussione il mio status quo e quindi la combatto in maniera più o meno. Mentre non è giustificabile, anzi è criminale, secondo me, criminale l'atteggiamento che hanno avuto purtroppo tanti colleghi che non hanno mai lavorato sull'argomento oppure soltanto per sentito dire e a priori lo hanno boicottato. Ma questo è un atteggiamento abbastanza comune anche in altre discipline scientifiche. Vediamo l'archeologia. Se non c'era per Schliemann, Troia
forse non, se è Troia poi la Sì. città che è stata trovata non ne sarebbe mai stata trovata, o anche nell'egittologia ci sono delle incomprensioni enormi. Capisco, però se uno, come dire, uno scienziato normale si rende conto che la situazione ambientale del mondo e di tutti noi non sta molto bene. Una delle concause è sicuramente il cosiddetto effetto serra o insomma il mondo si sta scaldando. Una delle cause è un uso indiscriminato delle fonti fossili. Quindi se uno vuol bene prima di tutto a se stesso e poi agli altri, dovrebbe agevolare il più possibile qualunque tipo di ricerca che cerca di ridurre l'impatto ambientale totale, non soltanto quello locale dell'ultimo stadio, totale, cioè si dice in gergo, dal pozzo alle ruote. Cioè, per fare energia in qualche modo, il percorso è lunghissimo. Ad esempio, se uno usa motori elettrici, tanto un esempio di moda, nulla di particolare, apparentemente non ha emissione di anidride carbonica, energia elettrica pulitissima. Però se uno fa tutto il bilancio totale dell'estrazione delle terre rare e tutto il resto, e le emissioni di inquinanti, la qualità della vita di questi poveri cristi che stanno nelle miniere, sia in Cina che in Africa, si rende conto che il bilancio totale spesso è peggiore addirittura del più sporco motore diesel che gira. Quindi bisogna fare globalmente, non l'ultimo pezzo. Ti interrompo un attimo per scusa. dirti, qualche anno fa Elon Musk voleva costruire una fabbrica appunto di macchine elettriche a Singapore. Singapore, per essere chiari, anche se troppo sintetici, una specie di Svizzera dell'Asia, e voleva appunto approfittare degli incentivi su appunto industrie ad energia pulita e a basso impatto ambientale. Singapore, malgrado sia una piccola, è decisamente un luogo molto industrializzato. Loro hanno fatto praticamente il calcolo non solamente appunto delle macchine che venivano costruite, ma dalla fonte, dalla costruzione all'utilizzo, ma soprattutto, che è quello più inquinante, allo smaltimento, come mi hanno detto chi ci lavora nel smaltimento, e non c'era nessun vantaggio per una macchina termica, quindi non gli hanno dato gli incentivi. Ecco, per dire, a Singapore si fanno le famose aspirapolveri Dyson. Voi pensate che siano americane o inglesi? Sì, Lord Dyson è inglese, ma la fabbrica dove la fanno e il centro di ricerca è a Singapore. Sì, temo ci sia un grandissimo equivoci o disinformazione, non so se in buona fede oppure pompata. E questo è il problema anche della comunicazione. Purtroppo si tende a fare notizie che attirano, che vendano il titolo, cioè nei giornali quello che conta è il titolo, il contenuto c'è o non c'è, ma l'importante è poi che la gente va lì, semplicemente in sistemi di email, clicchi, quante volte hai cliccato? Più clicchi meglio è, anche se alla fine non dici niente, ma il titolo deve attrarre. Cioè scoop, 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 e spesso dietro non c'è niente. Insomma, io sono un po' arrabbiato di questo stato di cose, ma chiaramente non posso farci nulla. No, ma poi ci sono anche scoop. Qualcuno dice che forse anche lì sono dei bluff, delle scatole vuote. Quello di Iwamura sicuramente non lo è, e della Mitsubishi, perché effettivamente
era previsto nel 2025, so che c'è qualche ritardo, me lo dicevi tu, ma i primi boiler tra qualche anno dovrebbero venir fuori. L'obiettivo, Il allora, scaldabagno diciamo sì, così. E poi per il resto, poi le centrali e così via. ma l'idea di Iwamura viene da un'idea del 95, cioè non è nata l'altro ieri. Prima ha lavorato con sistemi di palladio e materiali e osso di calcio, che è un materiale che emette facilmente elettroni. L'obiettivo, primo obiettivo era capire gli eccessi di calore, poi si è accorto che vi era trasmutazione di alcuni elementi sulla superficie. Ecco, ti interrompo un attimo, Prego. perché molti sono curiosi e me l'hanno chiesto e anch'io non ho capito bene, ma allora le trasmutazioni ci sono state? Cioè il cambiamento di... Sì, ma a livello nanometrico, cioè è un esperimento di fisica di base. Quindi Però ci estremamente sono state, interessante. adesso non so, l'oro È un o il fenomeno che lui contrario, per ha dire. ripetuto molte volte. È un esperimento delicato, costa un sacco di soldi. Il valore, se uno dovesse vedere quanto gli costa il nanogrammo di materiale trasmutato, è milioni di volte rispetto all'oro. Quindi Però, è una ricchezza culturale, non è una ricchezza economica. però La forza di Iwamura, o la fortuna, non lo so, è stato quello di, a un certo punto, nel 2015, grosso modo, di spostarsi da materiali costosi come il palladio ad altri a basso costo, tipo rame nickel, che la io Costantana, modestamente ho contribuito a sviluppare. sì. La Costantana è un caso limite perché uno lo trova al negozio che vende le resistenze, poi la devi modificare. Noi non avendo soldi ho cercato qualcosa a basso costo e poi uno modifica con un po' di chimica che conosce. Quindi Iwamura ha sfruttato le competenze e tutte le attrezzature che aveva per il sistema col palladio, ha fatto strutture nanometriche, parlo quindi un millesimo di milionesimo, un nano, 10^9, di rame nickel. Rame sono 2 per 10^9, nickel intorno a 15-18, 10^9. Ha fatto un sandwich di questi materiali, a volte, prego. Ti interrompo un attimo per dire che queste implicazioni, appunto, delle trasmutazioni, hanno implicazioni anche in altri settori insospettabili, puramente scientifici. Ad esempio, io, da laureato in geologia, mi sono meravigliato degli studi e delle teorie di un certo Louis Quevran, che parlava, un francese, che parlava appunto delle trasmutazioni a debole energia, non è altro che quello di cui stiamo parlando, in natura. E la sua, allora, nessuno geologo, almeno fin 20 anni fa, 25 anni fa, quando ancora mi occupavo di geologia, è riuscito mai a capire il meccanismo perché appunto dal calcare delle Alpi, ad esempio Giulia, eccetera, improvvisamente si va alla dolomia, quindi dal carbonato di calcio al carbonato di magnesio. Louis Quevran ipotizzava proprio questo, che nel corso di centinaia di milioni di anni, causa forse la compressione, le enormi forze in gioco, il calcio si è trasmutato in magnesio. Quindi la teoria non è stata mai provata. Per questo forse Quevran si è pure giocato il premio Nobel negli anni 60, però effettivamente è la teoria più forse vicina alla logica che potrebbe spiegare il fenomeno delle Dolomiti. Potrebbe essere, indubbiamente i modelli di Louis Quevran sono affascinanti, però io non ho abbastanza competenze per approfondire.
In Italia c'è il professor Carpinteri che ha un qualcosa, che ha approfondito una parte di queste ricerche. Il professor Carpinteri è all'Università Politecnico di Torino, quindi forse è la persona più adatta per approfondire. Allora, volevo finire il discorso di Iwamura. E lui è passato da un sistema ultra costoso come materiale base, il palladio, a un sistema a basso costo, rame nickel. Il rame nickel è talmente a basso costo che viene usato nelle monete da 1 euro e 2 euro, la parte lucida, la parte argentea. Noi lo usiamo come costantana e poi viene posteriormente modificato, ma insomma il concetto rimane uguale. Quindi è passato mantenendo stesse dimensioni di materiale base dal palladio a rame nickel, quindi un grosso passo avanti, e ho voluto vedere se per caso ci fossero anomalie termiche, mettendo l'idrogeno e facendo qualcosa. Si è accorto che vi sono anomalie termiche durante situazioni di non equilibrio. Il non equilibrio è il punto chiave di tutte le reazioni di fusione fredda o l'R, voglio dire. Nello stato stazionario non avviene nulla. Sono tutte reazioni forzate dall'esterno in qualche modo. Quindi, in senso lato, in equilibrio termodinamico. Poi chi è esperto in pressione gioca con le pressioni, chi è esperto con la temperatura gioca con la temperatura, chi è esperto in elettronica, come me più o meno, gioca con le onde elettriche. Ma il concetto rimane invariato. Serve il non equilibrio. A livello stazionario non succede mai nulla. Forse dopo, aspettando qualche centinaio di milioni di anni, qualcosa, però non è questo il caso. No, ci vuole qualcosa che cambi la situazione, lo stato del materiale, quando vi è all'interno del materiale stesso idrogeno oppure deuterio. Deuterio costa, anche se è naturale, ce n'è una parte su 6.400 nell'acqua di mare, con l'idrogeno è l'acqua, costa quasi niente. E quindi tutti hanno cercato, cioè tutte le linee di ricerca focalizzate a produrre energia utile ad utilizzare materiali a basso costo, ad esempio rame nickel, tanto per non andare lontano, e idrogeno. E poi il guadagno negli esperimenti di Iwamura il guadagno era particolarmente elevato. Allora, il guadagno locale è elevato, ma il guadagno di sistema è basso nell'ipotesi di fare un qualcosa utile per l'applicazione reale. A questo punto ha deciso di fare lui, il suo gruppo, insomma, di collaborare con un piccolo gruppo nascente di ricerca e sviluppo industriale per Clean Planet, pianeta pulito, per cercare delle tecniche in cui il guadagno totale di sistema fosse ragionevolmente elevato. Hanno iniziato nel 2015-2016, passati 9 anni con alti, bassi, eccetera, eccetera. Clean Planet ha un laboratorio di ricerca principalmente applicativo a 60 km da Tokyo, Kawasaki City, mentre il laboratorio di ricerca di base sta a Tohoku, più o meno vicino, la famosa Fukushima, tanto per capire una sud e una centro. A proposito non dimentichiamo che a finanziare queste ricerche in Giappone non ci sono degli, tra virgolette, sprovveduti, eccetera, ma c'è ad esempio dietro la Mitsubishi o la Toyota o la Nissan, adesso non mi ricordo quale delle due aziende. Miura è una delle 7 maggiori società a livello mondiale che producono bollitori industriali ad alta temperatura, cioè tipo 600-700 gradi. Quindi non è casuale che Miura finanzi, insieme al governo centrale ovviamente, perché in Giappone il governo centrale dà i soldi
per queste ricerche, le agevola in tutti i modi, non trova cavilli per... Ecco, è un governo del popolo per il popolo. Non... Questo è poco noto. Anche insomma, a livello, si dice che a livello personale, tanti anni fa, perfino una parte del budget dell'imperatore sia andato a questo rata. Sono notizie così. Però non mi sembra non è così. comprovate, però fa intendere Fa comunque un intendere interesse quanto, ecco, come viene recepito. Poi non è casuale che Arata, Yoshiaki Arata, abbia vinto il premio imperiale, che è la più grossa onorificenza data in Giappone. In Giappone il premio imperiale per il popolo giapponese è più importante di qualunque premio Nobel. Tanto per ogni nazione dà i valori alle cose. In Giappone l'imperatore è Dio, Dio in terra, cosa equivalente, anche se poi dopo la guerra gliel'hanno proibito con gli accordi di pace voluti dagli americani, ma il popolo insomma non ne può fregare meno, come si dice a Roma. E quindi il premio imperiale è il massimo. E dato a rata, coincidenza, non lo so. Però per andare anche sulle varie linee di ricerca, poi andiamo su come lo Stato italiano non aiuta questo e anche il tuo Ma caso forse non lo sai, personale. cioè io penso che lo Stato italiano abbia dei filtri di consulenti che per vari motivi, personali, antipatia, ignoranza, non so, sono abbastanza poco reattivi sulle fusioni, sugli esperimenti Non era la LERN, prima volta. perché il problema vero, tuttora non esiste un modello teorico esauriente. Questo è il vero punto debole. Cioè, in teoria, ogni volta che cerchi di fare dei conti completi perché esce fuori dei neutroni o dei gamma o del calore, se vai a fondo, dice è impossibile. Però ti metti in laboratorio, lavori tanto, giorno, notte, giorno, fai 100.000 prove, alla fine esce fuori, oddio, ma questo qui in teoria non può avvenire, però avviene. È un errore, ripeti tutto, rincominci e Beh, anche il calabrone non dovrebbe volare, pure volare, volare. ma sono tante cose. Però di fatto funziona. Quindi la fusione fredda, meglio il nome storico, è sopravvissuta grazie al lavoro degli sperimentali, in particolare in Giappone, in America la NASA e altre industrie private, quindi fatti, non opinioni. Poi Funziona una volta su 100, però funziona. Non dovrebbe avvenire, ma avviene. sì, Quindi c'è qualcosa da indagare. poi Anche noi abbiamo interrompo, ma ci sono anche le linee di ricerca private. Lasciamo anche Carl Page, ne abbiamo parlato nell'altra. Tra l'altro, la trasmissione numero 139 ha fatto un successone perché è diventata internazionale, è stata vista anche negli Stati Uniti dallo stesso Carl Page, che il e fratello poi di Larry Page. Roberto, grazie a quella intervista di fine anno, Carl Page ha dato indicazioni, istruzioni per farmi un'intervista il mese dopo, quindi che è nel loro sito Solid State Fusion. Carl Page chiama la fusione fredda fusione a stato solido, ma è la stessa cosa, non cambia il nome, la sostanza rimane. Hanno fatto una bella intervista, sono rimasto soddisfatto e vabbè. Quindi devo ringraziare te, perché se non c'era la tua intervista, anche quella di Carpage non sarebbe venuta. Quindi spero che dopo questa ci sia un'altra, non so bene di chi, insomma. Speriamo, sì, infatti. Speriamo bene. Ma poi per dire quanto solida è questa linea di ricerca, ci sono appunto varie interpretazioni e varie linee. Ad esempio, poche settimane fa è uscito
Bomba 6, che è il presidente della Brembo, e poi Brembo, sì. anche ex presidente, penso, della Confindustria lombarda, con appunto l'annuncio che anche loro stavano lavorando sulle low energy nuclear reaction, con chi non si sa con quali tecniche infatti e così via, purtroppo cercavano è finanziamenti. tutto segretato e quindi io, E non è l'unica, perché ci sono altre linee di ricerca, ho saputo. Quindi sì, per dire che queste linee di ricerca sono estremamente, cioè la low energy nuclear reaction o fusione allo stato solido, come si vuole chiamare, o fusione fredda, comunque è un qualcosa di concreto. sì. Allora, in questi giochi, secondo me ovviamente, perché nel caso in cui uno voglia avere un guadagno energetico netto, e considerato che queste reazioni sono tutte quante forzate, lo sforzo è di minimizzare l'energia spesa per farlo partire, il trigger. E il nostro obiettivo è appunto questo, ma non è solo il nostro. Adesso abbiamo messo a punto una tecnica abbastanza raffinata per migliorare il rendimento del trigger, cioè minimizzare l'energia necessaria per far partire la reazione, però temo che fra 20 giorni, un mese e mezzo, dovrò smettere, lavorare sperimentalmente, perché c'è un regolamento interno, burocrazia, non la posso più fare. Allora, E mi sembra folle, sinceramente, che l'Unione Europea vi ha prolungato i finanziamenti fino al 31 dicembre 2025, ma la burocrazia ti blocca. 31 gennaio 2025, perché 6 mesi per compensare almeno in parte tutte le, adesso vi faccio la mia battuta cattiva, le assurde regole del Covid, che forse hanno fatto più male del Covid stesso. Sicuramente la ricerca scientifica ne ha risentito, cioè veramente regole folli, poi si è scoperto che non hanno senso, però i danni li hanno fatti. Le consegne bloccate, veramente. Allora ho detto, beh, diamo almeno 6 mesi per compensare in parte i danni fatti dai regolamenti Covid. Quindi io ho comunicato ai miei superiori, guardate che è stato prolungato di 6 mesi, e mi hanno detto no, non si può fare perché il vecchio accordo era 31 luglio. Ho detto vabbè, ma noi siamo 15 esperimenti, 14 possono continuare, perché io no, che so, allora, sceglio nero, non lo so. Per intenderci e sintetizzare, allora, sì, per intendersi e sintetizzare, allora, il dottor Celani è uno dei massimi esperti a livello mondiale di questo che stiamo parlando. È uno delle più vecchie, ma anche probabilmente ancora principali linee di ricerca italiane. È nominato in tutti i lavori scientifici o quasi, perché appunto è quello che ha immesso la costantana, che costa 1000 volte di meno del Palladio come catodo o anodo. Insieme contemporaneamente con colleghi giapponesi, senza sapere l'uno dell'altro. È stato veramente nello stesso periodo, nel giro di 6 mesi, un anno, tutti e due indipendentemente siamo arrivati alla stessa conclusione. È stato contattato per andare a lavorare sia in Giappone sia negli Stati Uniti da appunto Carl Lepage e eccetera. Okay. Per cui per una faccenda meramente burocratica di, come dire, pensionamento, questa linea di ricerca, che è una delle più avanzate, rischia di venir chiusa. Cioè, un ennesimo caso in cui la burocrazia, i pezzi di carta, i burocrati, cioè se uno considera storicamente, la burocrazia
era nata in Germania, in Prussia, per difendere il popolo dallo strapotere dei vari principi. Qui sono delle leggi fisse, tu non puoi fare oltre un certo limite. Nel tempo, purtroppo, la burocrazia, i regolamenti spesso discutibili, hanno preso il sopravvento sulle reali necessità della vita di tutti i giorni. Questa è una follia. Secondo me, questa è la mia opinione personale, la burocrazia, anche il numero di burocrati andrebbe limitato, perché sono troppi, non sanno come perdere il tempo e fanno danno al popolo. Quindi pochi e poche leggi, poche. E quando c'è una realtà, una necessità reale, i regolamenti, le leggi, vanno modificate immediatamente. Ma a Se livello sono a servizio politico, del popolo, devono servire il popolo, non se stessi, non il pezzo di carta, ma io l'ho scritto. E allora c'erano altre situazioni in cui legittimamente c'era un regolamento, la situazione contingente è cambiata, il regolamento si cambia. Cioè, altrimenti è contraddittorio. Burocrazia nata per difendere il popolo e va contro gli interessi del popolo. Cioè, ma siamo matti. sì, ma non c'è Io penso, io né spero nessun veramente, politico Alberto, io al spero governo, eccetera, che non moltissimo intervenga. che l'attuale primo ministro, che è molto sensibile alle esigenze del popolo, si metta, prenda in mano la situazione e risolva dei regolamenti, non so come dire, bizantini, non lo so, non so più come dire. Cioè, io spero veramente che Giorgia Meloni, che io stimo molto, si renda conto delle assurdità di regolamenti burocratici nati in altri periodi per altre esigenze. Cioè, Il problema non è il presidente del Consiglio, ma da chi è circondato, che lì allora incominciano i e lì problemi. succede, vabbè, adesso non processo alle intenzioni. In teoria uno ha votato una persona. Io sono Giorgia che prometteva certe cose e tanta gente gli ha creduto, anche come reazione agli assurdi regolamenti Covid, che tanto per che insomma lì si è passati da un accesso all'altro. C'è il regolamento, tu non puoi andare a correre sulla spiaggia, altrimenti ti manda l'elicottero. Mancava poco che con la mitagliatrice li ammazzassero. Insomma, cioè, sono queste le follie. Andavano a cercarli in quad anche qui a Trieste, alla pineta di Veramente Barcola. ridicoli, ci hanno preso in giro tutto il mondo. Un elicottero che inseguiva un bagnante sulla spiaggia che faceva un po' di jogging. Ma insomma, ma dove siamo arrivati? Giustamente Giorgia Meloni si è resa conto di certe assurdità e una delle prime iniziative è stata quella di fare un comitato conoscitivo per capire come è stata gestita la situazione Covid. Cioè, ma sono quelle le cose vere che il popolo apprezza. Il popolo ha bisogno di energia che costi poco e non inquini. Però, perché tutti stiamo sulla stessa terra. Ora dire sì, ma io è vero, le terre rare inquinano, però le fanno in Cina. Ma perché i cinesi non sono umani? Che sono? Oppure sì, il cobalto, lo pigliamo in Africa, perché gli africani che hanno la coda, non lo so. Veramente. Il bilancio totale va fatto di ogni singola azione, totale, non soltanto vedere l'ultimo livello, totale. ma poi c'è anche Scusate, scusa per lo geopolitiche. sfogo, ma insomma sono un po'. No, ma andiamo anche su, non c'è solo la burocrazia come fattore frenante, ma ci sono anche le implicazioni geopolitiche, le Anche quelle. implicazioni economiche.
teniamo presente cosa vuol dire l'idrogeno. Non stiamo parlando delle varie linee di ricerca, parliamo proprio dell'idrogeno come fonte di energia, che sia termica, che sia emissioni a debole energia, eccetera. Cosa implica? Ovviamente implica che comunque si dà un colpo maggiore, un ulteriore colpo al piedistallo del petrolio, del gas e così via, quindi delle energie, chiamiamole così, fossili. Ma questo implica anche un enorme cambiamento delle relazioni e della geografia, della geopolitica. Cioè il Medio Oriente, ad esempio, non avrà più quell'importanza fondamentale dal punto di vista economico, visto l'importanza che ha adesso proprio con il petrolio e col gas. Andrà via via scemando. Non è per niente che l'Arabia Saudita tenta appunto di cambiare il suo asset economico e finanzia tra l'altro alcune di queste, o almeno vorrebbe entrarci nel finanziamento di queste ricerche. E c'è proprio quasi un piano per, ormai è inevitabile perché è venuto fuori, non si può più ridicolizzare tali ricerche, però c'è quasi la volontà di ritardare il più possibile l'inizio proprio dello sfruttamento di tale energia. Ma non c'è solo questo. Noi abbiamo parlato delle lobby del tabacco, ma in altri tipi di trasmissioni, le lobby delle armi e così via, ma c'è anche la lobby dell'elettrico ed è ben potente. Figuratevi cosa accadrebbe se venisse preferito l'idrogeno all'elettrico, che comunque, come abbiamo detto, è inquinante all'inizio della trasmissione, anche se ovviamente durante l'utilizzo, la vita di utilizzo lo è molto meno del petrolio, ma anche del gas. In questo momento c'è quasi la maggior parte dei motori elettrici, dei pannelli anche fotovoltaici, vengono fatti in Cina. Il litio ed altri materiali, la Cina ne ha quasi il monopolio, quindi noi passiamo dalla dipendenza delle energie fossili alla dipendenza dell'elettrico proveniente dalla Cina. Oltretutto ci sono certe altre modi o tentativi di utilizzare l'idrogeno proprio come energia termica e pura. C'è stato un accordo poche settimane fa tra Italia, Austria e Germania per la creazione di una pipeline per l'idrogeno che proviene dall'Africa, dalla Tunisia o dall'Algeria, non mi ricordo bene, che credo dalla Tunisia. Ma da questo e come viene però prodotto questo idrogeno? Attraverso pannelli solari, attraverso grandissime estensioni di pannelli solari. È vero che se sono pannelli solari tedeschi inquinano molto meno di quelli cinesi, ma costano tremendamente di più, ma lo smaltimento, che siano cinesi o siano tedeschi, è ugualmente inquinante. Quindi noi passiamo da un tipo di inquinamento all'altro tipo di inquinamento. Queste ricerche invece danno la possibilità di avere energia pulita dall'inizio alla fine. Questo è il vero vantaggio. Io vorrei sperare... È un vantaggio che dà fastidio a molti. La lobby dell'elettrico è anche nel Parlamento europeo. Abbiamo visto quello che sta succedendo con le macchine elettriche che nessuno vuole. Si incendiano, dopo 5, 6, 7 anni bisogna cambiarle le batterie, costano 7.000 euro e così via. Cioè, c'è una società di traghetti tra Danimarca, anzi 2 credo, tra Danimarca e Norvegia o Svezia, che ha proibito il trasbordo delle macchine o comunque dei mezzi elettrici per la paura
che si incendino, perché ci sono stati diversi casi di incendio. Poi figuratevi se tutti si mettono quando tornano a casa dall'ufficio, a caricare le macchine a batteria, cosa ne succede? Che poi quell'energia elettrica da dove viene fuori? Dalle centrali, speriamo a carbone in più no, ma comunque a petrolio o a gas. E allora? Io sono convinto che il problema dell'energia è il problema dell'umanità, ma lo è sempre stato da 2000 anni a questa parte. Roberto, non so se hai avuto modo di leggere un documento che ho fatto un mesetto fa, un congresso multidisciplinare, in cui si parlava dell'inverno nucleare nel caso di malaugurata esplosione di un grosso numero. Ecco. Quindi l'energia non è un problema di questi anni, è da 2000 anni e passa. È stata una delle maggiori concause di tutte le guerre. Prima c'era l'energia come gli schiavi. Energia e cibo. Energia, cibo, è tutto. Cioè la differenza che c'è stata tra la cultura greca, in cui c'era lo schiavo, che è il 30% della popolazione, la cultura romana, retto di più, perché intanto lo schiavo aveva maggiori gradi di libertà, diventava liberto. Secondo, hanno usato molto estensivamente gli animali per i lavori pesanti, estensivamente, mulini ad acqua, quindi hanno cercato di democraticizzare le necessità energetiche. E infatti è durato più di 1000 anni l'impero romano. Cioè, furbi, come dire, furbi. Ora, l'energia... Posso dire, ti dico una cosa, l'inizio veramente del potere imperiale britannico, della tremenda espansione economica, è dovuto a uno scozzese, certo mi pare si chiamasse Richard il nome, ma comunque il cognome è Arkwright, che inventò praticamente i telai a vapore. L'industria tessile inglese ebbe uno sviluppo tale da rendere la Gran Bretagna ancora più florida di quello che era prima, e permise con i ricavi di tutto questo e con una concorrenza inesistente, perché solo loro avevano i telai a vapore, di avere delle rendite e dei guadagni favolosi, come per fare un confronto l'Arabia Saudita con il petrolio. Ma io penso che in un sistema più razionale non esiste la fonte energetica, esistono varie fonti energetiche, ognuna nel proprio ambito in cui è più efficiente e in cui possibilmente inquini meno possibile, ma dal pozzo alle ruote, non soltanto all'ultimo livello, non soltanto alle ruote, come purtroppo è osservato con le macchine elettriche, che a me piacciono moltissimo, hanno delle accelerazioni meravigliose, a me piace correre, per cui. Però il bilancio totale purtroppo non è così bello. Quindi ogni tipo di fonte energetica, metodo, ha il suo posto. E qui invece si vuole imporre un'unica fonte energetica. Questo non va bene, ad esempio sono fortemente favorevole per le centrali nucleari al torio autofertilizzante, è una cosa un po' più complicata e possibilmente compatte. Questo è un discorso lungo che in questo momento non lancio soltanto il sasso nello stagno. E quindi ogni fonte ha il suo posto in cui è più efficiente. Quindi fare la guerra a priori a un nuovo concorrente mi sembra stupido, anche perché questo nuovo concorrente per ora non è così pericoloso, c'è ancora tantissimo lavoro da fare. All'inizio sarà un concorrente di nicchia per scaldare l'acqua per fare
un bel bagno, poi un po' alla volta crescerà. Se la temperatura sarà stabile ad alta, stabilmente alta, fa energia elettrica un po' alla volta, quindi una transizione smooth. Quindi non ci sarà una perdita di posti di lavoro, come qualcuno ha detto, ma una transizione dolce per il bene di tutti. Perché se qui moriamo cotti per l'inquinamento, moriamo tutti. Tutti, non soltanto il povero ricercatore come me, politici, tutti. Arabia Saudita, per fare un esempio così, o chi ha il metano, il carbone, cioè bisogna avere gli occhi aperti e fare il bene di tutti. Il mondo è piccolo, con un aereo in teoria in 24 ore lo completi tutto quanto all'equatore. Cioè, siamo deve un essere, una visione veramente planetaria. Sì. E forse ci vorrebbe un ONU equivalente, un Guterres equivalente, che prendesse in mano la situazione e costringesse i vari attori a usare il cervello, non essere così egoistici, vedere soltanto il giardinetto e non cosa capita nel terreno altrui. È un momento veramente delicato, veramente. Però, sì, ma per concludere, perché ormai ci avviamo alla classica ora, io tornerei su quello, sull'aspetto più preoccupante, cioè il fatto che tu debba tra un mese teoricamente abbandonare queste ricerche. Non potrò più usare le mie mani per fare gli esperimenti, soltanto pigiare i tasti su un computer. Una persona che ha 67 anni di esperienza pratica di laboratorio, insomma, è folle. C'è un regolamento, ma il regolamento chi l'ha fatto? L'uomo, e l'uomo lo cambia. Ma poi Ma il regolamento è fatto per il questo vantaggio, non per regolamento? lo svantaggio. Come? Perché ci deve essere poi questo regolamento? È tutto sindacabile. C'è un regolamento. Nel caso specifico è dannoso, il regolamento bisogna cambiarlo. Fa deroghe, non so qual è il termine burocratico adatto, ma sì, ma se per ci sono delle intenderci, necessità reali, necessità, non chiacchiere reali, necessità, e quindi la burocrazia si deve adeguare alla realtà e non viceversa. ma I anche regolamenti sono perché, scritti, con una gomma, una volta usava la matita, con una gomma si cancellava, poi c'è stato il bianchetto e usiamolo, oppure si aggiunge, adesso con il computer è ancora più semplice. ma Cioè, il punto, non lo Francesco, so, guarda, non so, non che è sono tanto questo. veramente esterefatto, Francesco, il punto arrabbiato e esterefatto. non è tanto questo. Il punto è che Francesco Celani non è, io capisco i limiti di età, il pensionamento e così via, ma non è il classico impiegato dell'intendenza di finanza. È uno dei massimi ricercatori nel campo a livello mondiale, che può portare dei benefici e degli apporti a una ricerca che può diventare fondamentale, al pari appunto della fusione della fusione calda piuttosto che delle nuove mini centrali atomiche. Quindi è un patrimonio dell'Italia per certi versi. Quindi mi sembra assurdo bloccarlo. Non lo so, mi sembra, non so, veramente, sono rimasto senza parole. Dico, ma io sono stato il primo che dopo 3 mesi dall'inizio della vicenda di Fleischmann e Pons, e questo avvenne a marzo del 89, dichiarai in un convegno
Guardate, questi sono fenomeni di non equilibrio. Nello stato, io ho passato 3 mesi dentro il Gran Sasso, mi ero accorto che in continuo stato stazionario nulla avveniva, mai, mai, mai. Però se facevi qualcosa di strano, accendevi di colpo la potenza, cambiavi la pressione, un flash con una macchina fotografica, qualcosa, qualche variazione, allora c'era una qualche probabilità che avvenissero fenomeni che non potevano avvenire. Quindi da lì il discorso che erano reazioni forzate, non equilibrio, e poi, vabbè, la storia mi ha dato ragione. Ora questa storia, qualcuno ha deciso che per un regolamento deve essere interrotta. Posso solo pigiare i tasti, quindi faccio meno danno a qualcuno? Sì, Non lo so. fai meno danno. Pensar male, come diceva Andreotti, Santo Giulio Andreotti, si farà peccato, ma purtroppo io voglio sperare che il buonsenso vinca come al solito. L'Italia è il paese che trova sempre le soluzioni geniali a qualunque cosa. Spero che la burocrazia non sia più forte del genio italico, perché se avvenisse, allora è brutta, Sì, veramente poi, brutta. esatto, questa è una ricerca fondamentale, ne parleremo magari più diffusamente in una delle prossime, delle future trasmissioni, però è una linea di una ricerca fondamentale, perché in questo momento noi parliamo dell'idrogeno in generale, noi rischiamo di cadere dalla padella alla brace, cioè dalla dipendenza esterna delle energie fossili a quella delle energie, chiamiamole così, elettriche dei motori elettrici, e non è una buona cosa. Non lo so, io veramente se qualcuno me l'avesse detto 10 anni fa, no, ma è impossibile. 10 anni fa il tasso di riproducibilità degli esperimenti era, diciamo, molto molto modesto, quindi pensavo, vabbè, quando migliorerà sicuramente ponti d'oro, riconoscimenti. Purtroppo non lo so che sta succedendo. Non riesco a capirlo. Io sono una persona iperrazionale, di cultura di fatto contadina, con i piedi per terra, moltissimo. Mentalità da alpino. Quando vai in montagna sui ghiacciai, che possono avere i crepacci, fa un passo e l'altro è meno di mezzo passo, perché fa in tempo a tornare indietro. Lo so. Questa è la mia cultura. Quindi una prudenza a livello, molti me l'hanno, insomma, detto che vado troppo piano perché troppo prudente. Vabbè. E poi uno si trova, è un regolamento. Ma siamo matti. I regolamenti si cambiano. A che servono? E poi Speriamo servivano che in una certa occasione. Non lo so, guarda, io non sono arrabbiato. Speriamo che anche questa puntata venga Speriamo venga chi recepita da chi di dovere, che esatto, vuole il speriamo. bene del popolo italiano. Ci Esatto. sono parecchie persone che sono molto attenti al popolo e sono sempre ottimista io, anche se col tempo. Concludiamo allora con ottimismo Grazie. questa puntata 153 di NGED. Speriamo che anche questa puntata vada un po' a livello internazionale come l'altra. Meno male che abbiamo fatto una traduzione in inglese. In effetti, ma penso che la dovrai fare, perché sì, anche con questa preparati. la faremo, ormai è automatica. E io ringrazio tantissimo Francesco Celani, il dottor Celani, per essere intervenuto anche oggi.
La prossima settimana, poi incomincia il periodo estivo e avremo una cadenza più o meno mediamente quindicinale. La prossima settimana parleremo di porti e di guerra, cioè i porti in quella che si preannuncia è una guerra mondiale a pezzi. Grazie per essere intervenuti anche oggi e buona serata. Grazie.